Ciao! In questo video della serie sui fondamentali della pittura vi illustrerò cosa sono i valori tonali e come gestire i contrasti. Queste nozioni sono universali e si adattano non solo alla pittura di miniature, ma anche ad ogni altro tipo di pittura. Possiamo dire che i valori tonali rappresentano il tono di un colore, ossia quanto esso sia luminoso, in un range che va dal nero assoluto, in completa assenza di luce, al bianco puro, in una situazione di luce estremamente intensa. Il contrasto non è altro che il rapporto che c'è tra toni chiari e toni scuri, definendolo forte o alto nel caso questi ultimi siano ben marcati, scarso o basso nel caso la differenza tra loro sia minima. C'è da sapere inoltre che ogni colore ha un suo personale valore tonale. Ad esempio, un giallo avrà un alto valore tonale, risultando molto chiaro anche al massimo della sua saturazione, ossia il livello di intensità del colore. Mentre un blu o un viola avrà un valore tonale basso, apparendo molto scuro. Per avere un'idea più chiara di quale possa essere il tono di ciascun colore, possiamo tradurli in scala di grigi. Così facendo vediamo dove vanno a posizionarsi sulla scala dei valori tonali, capendo come e dove poterli utilizzare al meglio. Ad esempio, se volessi utilizzare un giallo di base molto chiaro per le ombre, ed un viola che di base invece è molto scuro per le luci, dovrò assicurarmi di portare il viola a un livello di luminosità maggiore rispetto a quello del giallo. Oscurire il giallo portandolo a un livello tonale più basso rispetto a quello del viola, oppure intervenire su entrambi. L'importante rimarrebbe comunque avere delle ombre che siano più scure rispetto alle luci, altrimenti la percezione visiva sarà sfalsata ed il nostro cervello non riuscirà a trovare l'accostamento credibile. Per riuscire a dipingere in maniera efficace qualcosa, come ad esempio le nostre miniature, la gestione dei contrasti è fondamentale, perché, oltre a rendere le luci e le ombre credibili, interviene anche sui punti focali o zone di interesse. Il nostro occhio tende a soffermarsi sulle aree più chiare e di forte contrasto quando si guarda qualcosa. Possiamo quindi guidare gli occhi di chi guarda, illuminando e contrastando maggiormente le zone in cui vogliamo si sposti l'attenzione dello spettatore, riducendo invece i dettagli e i contrasti laddove non vogliamo attirare l'attenzione. È buona regola bilanciare le nostre opere con punti di interesse e zone di riposo, ossia quelle zone dove la quantità di dettaglio e di contrasto si affievoliscono. Altrimenti si genereranno troppe informazioni nel cervello dello spettatore, creando confusione e una sorta di disturbo visivo portandolo a perdere interesse. Questo video sui valori tonali è concluso. Se non l'hai ancora visto ti rimando al video sui colori e successivamente a quello dei materiali, che insieme forniscono tutto quello che c'è da sapere sulla pittura di miniature e non. Se vorrai approfondire di più questi argomenti, scrivilo nei commenti e provvederemo ad entrare più nel dettaglio con altri video. Ciao e alla prossima!